Ciao a tutti! Dunque, per quei pochi che se ne saranno accorti, scusate la lunga assenza, in quest'ultima settimana non ho caricato nessun video e il motivo è che ero fuori città. Quindi non ero a casa mia, ma ero in visita da degli amici che stanno a Trieste. Perché ho degli amici a Trieste? Molto semplicemente io ho frequentato l'università di Trieste per più di 5 anni, quindi ho fatto sia la triennale sia la magistrale in traduzione all'Università di Trieste. Quindi io mi sono laureato e sono andato via da Trieste perché ovviamente non avevo più motivo di restarci, ma ho ancora degli amici che studiano lì e che quindi mi faceva piacere andare a trovare adesso che qua in Italia c'è di nuovo un pochino più di libertà dal punto di vista del movimento da una città all'altra e da una regione all'altra, a differenza dei mesi passati durante i quali invece per via della quarantena non si poteva allontanarsi più di un tot di chilometri e sicuramente non si poteva uscire dalla propria regione, dalla regione in cui si vive. Ma arriviamo al punto di questo video. In questo video vi voglio parlare un po' di questa città che io amo così tanto, con la quale ho un rapporto così stretto, verso la quale sento un legame affettivo molto forte. Dunque, Trieste è una città di modeste dimensioni che si trova nell'estremo nord-est dell'Italia, molto molto vicina al confine con la Slovenia e si trova proprio incastonata tra il mare Adriatico e le montagne del Carso. Quindi ha anche una posizione molto particolare da un punto di vista geografico e naturalistico e i paesaggi che la circondano sono abbastanza unici, diciamo, per quanto riguarda le città italiane. È una città di mare con un grosso porto commerciale. Subito alle spalle ci sono queste montagne, o meglio delle colline all'inizio, che torreggiano, diciamo, sopra la città. E anzi, la città un pochino si estende in altezza sul lato di queste colline. Anche dal punto di vista architettonico, Trieste è una città molto originale e molto particolare. Nel centro città la gran parte dell'architettura ha un'impronta asburgica che ricorda quindi alcune città che facevano parte dell'impero austro-ungarico, impero del quale appunto anche Trieste stessa ha fatto parte in passato. Quindi tutti, diciamo, i palazzi più importanti e più famosi della città sono in questo stile dell'impero, diciamo. Ma in giro per la città si possono notare influenze di tante altre culture o dominazioni che ci sono state a Trieste nel corso della storia, come per esempio Venezia, oppure si vedono un pochino le influenze invece dei paesi slavi ai quali Trieste è molto molto vicina geograficamente. E Trieste come città ha una storia molto travagliata e molto particolare. Ha fatto parte appunto di molti regni, imperi, stati diversi nel corso della storia. Ha fatto parte dell'impero romano e questo si può vedere per esempio grazie a resti storici come l'Arco di Riccardo o il Teatro Romano. È diventata parte anche dell'impero austro-ungarico, come avevo menzionato prima, e che l'ha resa Porto Franco, dandole un ruolo molto importante. È stata sotto anche la dominazione dei francesi con Napoleone e dopo la Prima Guerra Mondiale è stata per la prima volta annessa all'Italia, anche se solo meno di 30 anni dopo è stata nuovamente occupata da qualcun altro, cioè dagli jugoslavi, nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma 2 anni dopo è stata definitivamente annessa di nuovo all'Italia. Quindi, come potete vedere, la sua storia è molto varia e sicuramente questo elemento l'ha resa una città molto particolare da tanti punti di vista. E per me personalmente è una città molto speciale e unica, proprio da un punto di vista personale. Penso che non ci sia un altro posto come Trieste, questo è un fatto oggettivo, ma da un punto di vista emotivo e personale, ovviamente vivendoci lì per tanto tempo, in un periodo così importante della mia vita, ho sviluppato anche un legame appunto sentimentale con Trieste, molto diverso da quello che ho con la mia città natale. E Trieste ha molte cose che te la possono fare amare e altrettante cose che te la possono far odiare forse. Ma alla fine, per me, anche le cose che dovrebbero farmela odiare si aggiungono ai motivi per cui provo affetto per questa città.
Ho sempre adorato, per esempio, a Trieste andare al Mola Audace, magari con una birra e con del cibo e con degli amici e sedersi lì a guardare il tramonto, che è sempre bellissimo a Trieste, che è l'unica città, tra parentesi, in Italia, che si affacci sul mare Adriatico rivolta verso ovest, quindi l'unica città da cui si può vedere il tramonto sul mare. Ed è sempre molto pittoresco il tramonto a Trieste. Poi quando cala il sole, alla sera, dal Mola Audace si vede Piazza Unità, che si affaccia sul porto e si accendono tutte le luci nella piazza e diventa uno spettacolo molto suggestivo e artistico, al quale penso che chiunque abbia vissuto a Trieste abbia assistito almeno un paio di volte e si sia emozionato. Per quanto sia scomoda, avrò sempre un bellissimo ricordo della spiaggia di Barcola, che è un posto dove i triestini vanno a prendere il sole e a fare il bagno, ma non è una vera e propria spiaggia. Vi metterò delle immagini perché è molto difficile da spiegare. È scomoda, fa mal di schiena, ma è parte del fascino di Trieste. Anch'io sono andato a Barcola in questi giorni, come potete vedere, anche se più che abbronzato ho preso un'insolazione, purtroppo. È bello prendere la Scala dei Giganti e salire fino a San Giusto, dove c'è il castello, dove ci sono i resti di un tempio romano, dove c'è una chiesa dell'XI secolo e da lì in alto c'è una vista mozzafiato su tutto il golfo di Trieste. Quando viene la bella stagione e se ne va la Bora, che è il famosissimo vento di Trieste, che soffia fortissimo soprattutto in autunno e in inverno, con l'arrivo della primavera aprono le osmizze, che sono quasi degli agriturismi, in un certo senso, in cui si va a mangiare soprattutto taglieri di salumi e formaggi, oppure olive, uova sode, bevendo il vino rosso o bianco prodotto dall'osmizza stessa, mentre spesso ci si gode anche la bellissima vista dai tavoli all'aperto che stanno solitamente dietro o davanti a questa osmizza. Ce ne sono tantissime in tantissimi punti diversi della zona di Trieste e nei dintorni ed è sempre un'esperienza molto bella, anche se spesso magari il vino non è della qualità più alta. La cosa importante è l'esperienza conviviale di allegria e cibo, condivisa con gli amici, insomma, insieme appunto al bel paesaggio di cui spesso si gode nelle osmizze. Poi la sera, se si vuole uscire, forse Trieste non è la città più indicata per chi ama la vita notturna. Non è una città molto movimentata, non è una città con una movida molto importante. Ci sono solo un paio di posti in cui la sera c'è tanta gente, come perlomeno negli ultimi tempi via Torino, oppure il viale 20 settembre, che è un lungo viale pedonale molto carino, nel quale passeggiare e ai lati ci sono tanti bar in cui andare a bere qualcosa la sera, per esempio. Ma per lo più Trieste la sera è deserta, a meno che non sia proprio sabato sera o venerdì sera, ma soprattutto d'inverno e nella gran parte delle serate durante la settimana la città è praticamente vuota, ma dipende appunto a ciascuno che tipo di città piace. Io trovo che sì, forse è un po' triste che la città sia un po' morta, diciamo, di sera, però è anche bello quando si gira per Trieste di notte o di sera tardi ed è completamente deserta e c'è un qualcosa di poetico e un po' forse magico in questa cosa, secondo me. Anche i triestini stessi, come persone, hanno una personalità abbastanza insolita e particolare, abbastanza diversa, diciamo, dal resto degli italiani. Molto caratteristica e molto distinta. Ma non vado nel dettaglio per non offendere nessun triestino. A Trieste ci sono veramente tantissime cose belle di cui potrei parlarvi per ore e ore e ore, ma ovviamente i miei video hanno un limite, quindi concluderò qui. Magari in futuro farò un altro video su Trieste, magari la prossima volta cercherò di filmare di più la città quando tornerò a visitarla, così potete vedere tutte queste cose
di cui vi sto parlando tramite, diciamo, la mia lente personale. Spero di essere riuscito a trasmettervi un pochino del mio amore per questa città, e se voi conoscete o venite da delle città altrettanto originali e particolari e uniche nel vostro paese, parlatemene nei commenti qui sotto, che sono molto curioso e chissà, magari in futuro potrei andarle a visitare. E spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!